Una mia follower su Instagram mi ha fatto una domanda molto interessante qualche giorno fa e mi ha chiesto: Stefano, che cosa significa la parola mica? E dato che io ascolto sempre i miei follower, ho deciso di fare un video proprio su questa parola. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parleremo di una parola italiana molto interessante, la parola mica. Mica è un avverbio e ha tantissimi significati diversi e oggi cercheremo di capirli uno a uno. Però come sempre, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, così non perderete nessuna futura lezione. Ma adesso siamo pronti per iniziare. Iniziamo col dire che la parola mica è un avverbio di negazione. Negazione significa non. No. Questo che cosa significa? Beh, significa che dobbiamo usare con mica la doppia negazione se lo mettiamo dopo il verbo. Se invece lo mettiamo all'inizio della frase, la negazione non è necessaria. Non vi preoccupate, adesso vediamo degli esempi così capite meglio. Ultima cosa però che voglio ricordarvi è che mica è molto informale, molto colloquiale, quindi potrete sentirlo spesso nella televisione, nei video su YouTube, ma non lo troverete mai scritto in un libro. Potrebbe essere, a volte sì, però comunque fa parte del registro colloquiale. Ora iniziamo a vedere le funzioni della parola mica e la prima funzione di cui voglio parlarvi è quella di enfatizzare la negazione. Quindi quando vogliamo rafforzare, enfatizzare la negazione in una frase, possiamo usare mica. Vediamo subito un esempio. Questa è una frase molto colloquiale che possiamo usare in tante situazioni diverse. Non sono mica stupido. Non sono mica stupido. In questo caso cosa sto facendo? Io sto rafforzando l'idea della negazione, cioè il fatto di essere stupido, e dico io non sono mica stupido. Quando possiamo usarlo questo? Mettiamo il caso per esempio che stiamo parlando con un nostro amico o amica e cercano di spiegarci una cosa così facile che noi diciamo amico, amica, lo so come funziona. Non sono mica stupido. Quindi questa è una frase molto utile da utilizzare con le persone un po' saputelle, che pensano di sapere tutto. Tu dici a questa persona: uè, saputello, non sono mica stupido, lo so. È chiaro, avete capito come funziona mica? E comunque scusatemi per tutti questi cambi di luce, ma oggi il tempo è un po' instabile, mi dispiace. Ora vediamo un altro esempio. Non sono mica stato io. Non sono mica stato io. Per esempio, mettiamo il caso che siamo stati incolpati di qualcosa e noi vogliamo dire: no, non sono stato io non ho fatto niente. E per rafforzare il fatto che noi non siamo colpevoli, che non abbiamo fatto noi questa cosa, posso dire: non sono mica, che rafforza, enfatizza, stato io. Non sono mica stato io. In realtà, in questo caso, e io lo preferisco, però è una preferenza personale, possiamo mettere anche mica all'inizio della frase. Ma se lo mettiamo all'inizio della frase, come vi ho detto prima, non è necessario avere la negazione. Quindi posso dire: mica sono stato io. Mica sono stato io. Quindi non sono mica stato io, utilizziamo la negazione perché mica lo mettiamo dopo il verbo. Mica sono stato io, non è necessaria la negazione perché mica è all'inizio della frase. Però ragazzi, questa è una preferenza personale, non vi preoccupate, non c'è nessuna differenza. Oppure, se siamo stati noi a fare questa cosa, ma non lo abbiamo fatto apposta, allora possiamo dire: non l'ho mica fatto apposta. Non l'ho mica fatto apposta. Oppure posso dire, se uso mica all'inizio della frase: mica l'ho fatta apposta. Mica l'ho fatta apposta. È chiaro? Avete capito? Poi la parola mica si può usare anche nelle frasi interrogative per esprimere l'idea di
per caso, eventualmente. Vi faccio subito un esempio. Mica vuoi venire anche tu al cinema? Mica vuoi venire anche tu al cinema? In questo caso io uso mica perché voglio chiedere a questa persona: per caso, eventualmente, vuoi venire anche tu al cinema? Quindi magari io sto andando al cinema con un gruppo di amici e poi vedo un altro mio amico, amica seduti da qualche parte e dico: ehi, ma mica vuoi venire anche tu al cinema con noi? Oppure adesso vi dico un'altra frase molto molto complessa, però secondo me è bella. Mica lo vuoi pure tu il caffè? Mica lo vuoi pure tu il caffè? Mica lo vuoi pure tu il caffè? Ok, cerchiamo di capire un attimo la scena. Io sono in cucina e sto preparando il caffè con la mia moka. Poi entra mia madre in casa, la guardo e dico: ciao mamma, io sto preparando il caffè, lo vuoi anche tu? Però, dato che noi vogliamo parlare come dei veri italiani, allora possiamo dire: mica lo vuoi pure tu il caffè? Quindi uso mica all'inizio della frase, così dico per caso, eventualmente, dato che io sto preparando il caffè, forse lo vuoi anche tu. Mica lo vuoi pure tu il caffè? Però in questa frase stanno succedendo altre 1000 cose. E questo perché? Perché guardate la struttura, è un po' particolare. Lo vuoi pure tu il caffè. Non è una struttura normale come pure tu vuoi il caffè. Ma no, abbiamo lo vuoi pure tu il caffè. Beh, in questo caso ci troviamo di fronte a una situazione di dislocazione a destra. Questo è un fenomeno linguistico estremamente interessante. Non ne voglio parlare troppo nel video di oggi perché uno è molto avanzato. 2, magari posso fare un video specifico su questo argomento. Però vi spiego brevemente che cosa è successo. Noi qui vogliamo enfatizzare due cose: il caffè e pure tu. Pure tu significa anche tu, è la stessa cosa, non c'è nessuna differenza. E poi vogliamo enfatizzare il caffè. Allora cosa facciamo? Anziché rispettare la normale costruzione delle frasi italiane e fare soggetto, pure tu, verbo, vuoi, oggetto, il caffè, prendiamo l'oggetto, il caffè, ma all'inizio della frase usiamo un pronome che sostituisce l'oggetto. In questo caso il caffè è maschile e singolare, quindi lo. Un oggetto diretto, mi raccomando. Poi mettiamo il verbo, poi il soggetto e poi ripetiamo di nuovo l'oggetto. Ecco perché abbiamo lo vuoi pure tu il caffè. Questa è una struttura estremamente comune in italiano, quindi se siete interessati di più a questo argomento fatemelo sapere qui sotto e farò un video proprio su questo. Però poi vogliamo aggiungere, come si dice in italiano, la ciliegina sulla torta, aggiungiamo anche il mica davanti e rendiamo questa frase molto colloquiale e molto italiana. Mica lo vuoi pure tu il caffè? Cioè per caso, eventualmente, dato che io sto facendo il caffè, lo vuoi anche tu? E adesso, per finire il video, guardiamo alcune espressioni con la parola mica. Infatti, in tante espressioni, la parola mica semplicemente significa non, come nelle espressioni mica male, mica poco, mica tanto. Guardiamo subito degli esempi pratici per capire meglio. Guarda che bello il disegno che ho fatto. Ah, mica male. Guarda che bello il disegno che ho fatto. Mica male. In questo caso magari un bambino o una bambina vengono da noi e ci dicono: dai, guarda che bello questo disegno che ho fatto. E anche se il disegno è orribile, non possiamo dirlo ad un bambino, no? E allora diciamo: ah, mica male, ma che bravo, ma che brava. Quindi mica male semplicemente significa non male, complimenti, ottimo lavoro. È chiaro? Voglio comprare una nuova macchina, ma costa 25.000 euro. Mica poco. Voglio comprare una nuova macchina, ma costa 25.000 euro. Mica poco. In questo caso è la stessa cosa. Io sto dicendo, mica poco. Cioè, non è poco. Sono tanti soldi. E per finire, guardiamo l'ultimo esempio. Ti è piaciuto il nuovo film? Bah, mica tanto. Ti è piaciuto il nuovo film?
Mica tanto. Mica tanto, un'espressione anche molto utilizzata per dire non tanto, cioè sì, mi è piaciuto un po' questo nuovo film, ma non così tanto, non mi è piaciuto tanto. Ho visto sicuramente dei film migliori. Benissimo ragazzi, spero che abbiate capito come si usa mica. Adesso quello che potete provare a fare è scrivere qui sotto nei commenti alcune frasi utilizzando la parola mica. Io cercherò di correggerle. E mi raccomando, se questo video lo avete trovato utile, non dimenticatevi di mettere mi piace, perché mettendo mi piace aiuterete il mio canale a crescere. E se non siete iscritti al canale, non dimenticatevi di farlo, cliccando sul pulsante iscriviti e anche attivando la campanellina, così ogni volta che pubblico un nuovo video sarete notificati. Per il video di oggi noi abbiamo finito, ci vediamo presto, un abbraccio dall'Italia, ciao!